posteriore, pesa meno di 900 kg, è praticamente tutto quello che una sportiva deve essere, ma soprattutto è costruita per la prestazione, non per l'apparenza, non per gli aperitivi, è costruita solo per correre. Bisogna capirlo, all'inizio non è così scontato. Si potrebbe pensare, ok, dopo 25 anni fanno di nuovo una posteriore, la faranno una pura sbandieratrice. Invece no, è una macchina da guidare in modo molto molto pulito, in modo molto professionale. Non è un'auto da provare a mettere in difficoltà, perché metterebbe in difficoltà voi. Non è molto amichevole e la adoro per questo. Va guidata come dice lei, è l'unico modo. E questo la accomuna con delle auto che non vengono più costruite, auto che devono essere guidate come dicono loro, come sono state costruite per essere guidate. Nel caso della 4C, che percorrenze allucinanti. Nel caso della 4C, dicevo, bisogna guidare come se si fosse in pista, sempre. Non bisogna chiederle quello che non vuole fare, bisogna stare molto, molto attenti. Finalmente. Personalità finalmente. E soprattutto velocità. È un demonio. E il motore è praticamente una versione agnellino di quello che potrebbe essere. Qui c'è un potenziale di almeno altri 100 cavalli che il telaio sfrutterebbe senza fiatare minimamente. Molto complicato da intuire e da capire è l'avantreno. Il posteriore è molto più neutrale e molto più amichevole. L'avantreno si comporta in maniera bisbetica. Le gomme calde o le gomme tiepide fanno la grossa differenza della guidabilità di quest'auto. Se le gomme sono in temperatura, l'anteriore segue gli input al millimetro. La frenata è imbarazzante, molto più performante di Lotus e di molte altre Gran Turismo, del triplo del prezzo. Potrebbe far piangere veramente 3/4 di listino delle supercar senza battere ciglio. Non è un'auto perfetta, ci sono tantissime modifiche che io farei se fosse la mia auto, sia a livello estetico che a livello di performance, ma partiamo da una base veramente impressionante. Andiamo a parlare di tutti i singoli particolari della guida di quest'auto. Iniziamo con il motore. Il 1750 con basamento in alluminio, turbo compresso, non lascia sete al pilota. Ciò non toglie che 50-80 cavalli in più ne farebbero un'auto davvero difficile da raggiungere. Pochissimo turbo lag, sempre in coppia, sempre prontissimo grazie al peso anoressico di quest'automobile. Vedendola da fuori si è portati a credere che sia un'auto da misto stretto, visto che è così piccola, con il passo corto, così larga. Invece si comporta meglio sui curvoni larghi, di medio raggio e in velocità. Il telaio copia l'asfalto, il sottoscocca legge ogni asperità. Davvero validissima e prende velocità in un attimo, non ci si rende neanche conto, finché non si guarda il tachimetro, di quanto effettivamente veloce si stia andando, sentendo il limite molto molto lontano. Confido in una versione ancora più cattiva e velenosa. La sensazione che dà è di avere più di un asso nella manica e sembra come se la casa madre abbia fatto apposta un modello, diciamo, base,
ma che lasciasse intuire che il potenziale di fondo dell'auto è veramente elevatissimo e alla guida è semplice accorgersene. Assetto, senza dubbio il punto forte, è tutto basato sulla concezione di assetto che l'Alfa Romeo ha voluto esasperare su questo modello. È senza dubbio il suo punto forte. Precisissima, sempre piatta, si scompone soltanto in un caso quando non si tiene il volante con la dovuta forza, perché non siamo più abituati oggi a dover tenere il volante con questa forza, neanche in rettilineo. Questa è un'auto che non si potrebbe mai guidare con una mano sola, per esempio. Anche in autostrada ti costringe a tenere le mani piantate sul volante e anche ben strette, perché tende a andare con la strada, quindi bisogna starci molto attenti. E l'assenza di servosterzo, devo ammettere che mi piaceva molto l'idea quando è stata presentata e quando è stato comunicato questo sterzo così diretto, però non è quello che volevo, non credo che siano riusciti a fare quello che volevano neanche loro. Diventa un'auto con cui si fatica ad avere un vero feeling. Ennesimo difetto, sempre legato allo sterzo, è il volante. Ergonomicamente purtroppo devo dire che è una piccola delusione, non aiuta la forma piatta del fondo, che potrebbe aiutare se ci fosse il terzo pedale, quindi se io dovessi muovere questo ginocchio così, cosa che non devo fare. Il punto di ancoraggio del polso e dei pollici è sempre scomodo, non è mai semplice trovare i paddle, è sempre questione di abitudine, senza dubbio. E comunque, anche essendo soggettivamente non gradevolissimo, è uno sterzo che ha solo lei e fa parte anche della sua particolarità, quindi non mi sento neanche di dire che l'ergonomia del volante è un difetto. Lo è per me, l'avrei preferito più comune, e lo stesso vale per la strumentazione, per il piccolo cruscotto elettronico, che è molto futuristico, molto ferraristico, ma toglie un po' di purezza, un po' di quella voglia di corse che chi compra un'auto così magari credeva di soddisfare pienamente. Non vedo invece come difetti, per esempio, le famose bocchette di reazione delle Fiat, come anche gli specchietti. Per me sono particolari di cui non realmente mi interessa nulla. L'importante è che l'auto si guidi come si guida e che ci sia un marchio sopra, che a me sta molto molto a cuore. I freni, altro punto incredibilmente forte della 4C, forse il più forte, senza dubbio i migliori della categoria, senza dubbio a livelli stellari, a livelli delle migliori supercar di Ferrari, Lamborghini, Porsche. Ha una frenata che, abbinata a questo peso, è ridicola. Poi c'è il cambio, molto contestato anche da me all'inizio, l'avrei voluta manuale, ma adesso che la guido mi rendo conto che non ci sarebbe stato modo di farla manuale, dato che è un cambio a doppia frizione molto efficace, molto veloce e che non lascia mai a desiderare, tranne qualche volta che può rifiutarsi, soprattutto in pista, di inserire una marcia troppo bassa quando i regimi di motore sono troppo alti secondo il computer. Per il resto non le manca veramente nulla, quindi bene anche il cambio. Le percorrenze in curva a gomme calde sono devastanti, ha un effetto sul pilota ubriacante. Così si fanno le automobili, così si fanno le automobili in Italia. Stabilimenti Maserati o quello che volete. Chi critica quest'auto come auto e non come Alfa Romeo deve avere veramente seri problemi. Un'altra cosa che è stata criticata da qualcuno, ma che io invece trovo abbastanza particolare, è il rumore del motore. Stiamo sempre parlando di un 4 cilindri.
e soprattutto di un 4 cilindri turbo. Un sound migliore di questo credo che sarebbe stato abbastanza difficile da tirare fuori, con tutte le leggi e tutte le strozzature che ci vengono imposte dal mondo dell'automobilismo moderno. È ancora possibile comprare una sportiva pura, italiana, che faccia girare tutti al proprio passaggio e che sappia stamparvi un sorriso in faccia da orecchio a orecchio anche per 100 metri di guida. La comprerei nera, le metterei i fari della Spider, le cambierei gli scarichi, le farei la centralina che merita. Guidare un'auto così particolare nel 2015 su queste strade, che sono le mie strade, e non dover diventare malinconico, ma cominciare a provare un minimo di speranza invece. E quando sarà uscito questo test probabilmente sapremo cosa aspettarci dal futuro, perché sarà stata presentata la nuova Giulia e voglio proprio vedere.